Jizzes e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Quest'anno ho pensato di dare un po' di brio al mio canale pubblicando di tanto in tanto, in modo assolutamente random, dei video un po' diversi dal solito, quindi non un tutorial fai da te, non i miei prodotti preferiti del mese, non un video haul, non un video di cucina, che sono i miei grandi classici, ma dei video appunto diversi. Se ve li siete persi, ho già pubblicato un video con la storia della mia vita, My Life in Pictures, potete vederlo qui appunto se ve lo eravate perso, e anche un video con le mie due migliori amiche Alessia e Antonella, nel quale appunto si sfidavano per scoprire quale delle due mi conosce meglio. Anche in questo caso, se ve lo siete perso, potete vederlo cliccando qui. Oggi invece vorrei fare una cosa ancora diversa, ovvero un video tag. Ne ho trovato uno abbastanza interessante, almeno per me molto interessante, se no non lo farei, legato al mondo beauty. Risponderò quindi a una serie di domande legate per l'appunto a cura della pelle e trucco. Se voi siete pronti, io direi di cominciare. Ho qui le domande sul telefono. Se le domande vi suonano strane è perché ce le ho in inglese, quindi le devo tradurre e Dio solo sa come le tradurrò. Yeah! Partiamo! Domande inerenti alla cura della pelle. Quante volte al giorno lavi la faccia? Ora, non so voi, ma il minimo sindacale è una volta al giorno la mattina. Detto questo, io di norma quasi sempre 9 volte su 10 lavo la faccia la mattina e la sera. La sera la lavo dopo essermi struccata per rimuovere anche gli ultimi residui e perché mi piace, mi dà un po' più di brio dopo una giornata di lavoro o di norma torno a casa stravolta e lavarmi la faccia mi aiuta un po' a riprendermi. Domanda numero 2. Che tipo di pelle hai? Se seguite il mio canale lo saprete a menadito, ho una pelle mista tendente al grasso, il che significa che ho la zona T tipo disco ball, quindi shiny happy people, invece il resto del viso è normale e in alcuni periodi dell'anno anche tendente al secco, il che rende un inferno trovare i prodotti giusti. Domanda numero 3. Che detergente viso stai utilizzando in questo momento? In questo momento sto utilizzando un detergente di Emma Hardy che avevo preso l'estate scorsa, sto dicendo quest'estate, l'estate scorsa in Inghilterra. Mi piace molto, l'ho messo tra i miei preferiti di gennaio, perciò potete guardarvi il video per saperne un po' di più, anche se mi sembra di aver scoperto che è praticamente introvabile anche in Inghilterra, quindi non so, lascia un po' il tempo che trovo. In ogni caso adoro i detergenti per il viso delicati, soprattutto quelli che si trasformano in una spuma morbida che è molto molto piacevole da utilizzare. Cercherò di parlare un po' meno, se no questo video dura 72 anni. Domanda numero 4. Esfoli? Si dice così in italiano. Do you exfoliate? Sì, si dice esfoli la pelle. Che cos'altro? Non sfogli il libro? Sì, scusate, mi sono di nuovo persa. Sì, esfoglio abbastanza di frequente, so perché mi fa ridere. Quando sono, diciamo, presa bene almeno una volta alla settimana, quando sono un po' più lazy invece una volta ogni 2. Gli scrub per il viso, gli esfolianti viso che più mi piacciono sono quelli abbastanza delicati, perché appunto ho una pelle delicata che si irrita facilmente. Uno dei miei preferiti che sto utilizzando in questo momento è quello della Fresh, che ovviamente in Italia non si trova. Vi giuro che non lo faccio per fare la sostenuta, ma davvero è il mio preferito. Domanda numero 5. Quale idratante usi? Dunque, il mio preferito in assoluto è della Clinique, sia la Super Defense, che mi piace soprattutto in estate perché ha un SPF 20 se non sbaglio. In questo momento ne sto utilizzando un'altra, sempre della Clinique, SPF 15, non ricordo il nome. Questo per quel che riguarda le creme giorno. Crema notte, la mia preferita in assoluto è sempre della Clinique, la Repair Wear. Molto bene. Usi creme per il contorno occhi? Ovviamente sì, dopo una certa età la crema per il contorno occhi è essenziale. Ne ho provate tantissime, alcune mi sono piaciute di più, altre di meno. In questo momento sto usando ancora quella che era credo nei miei preferiti di dicembre,
Clinique All About the Eyes, mi pare, non ne sono sicurissima. In ogni caso metterò sul blog tutti i nomi delle cose, delle risposte che ho dato con i prodotti esatti e magari anche i link per acquistarli, così che se qualcosa vi sconfinfera vi basteranno 2 clic per averlo, il che è anche un po' pericoloso. Domanda numero, non lo so, non ci sono i numeri. Do you or did you have acne prone skin? Ok, se ho oppure avevo una pelle propensa all'acne. No, nel senso che da ragazzina non avevo un brufolo, pelle perfetta, pelle di porcellana, ne ho molti di più adesso che credo siano principalmente ormonali. Quando si avvicina il ciclo, bam, è tutta una fioritura come appunto un campo a primavera. Ne ho infatti anche adesso perché sono proprio in quei giorni lì. Ebbene sì, bene, passiamo alla seconda parte del video, quella dedicata al trucco. Che fondotinta usi? Questa è una domanda molto difficile. Al momento ne sto usando credo almeno 5 diversi, che a volte mischio, a volte uso in purezza, a seconda di come mi sveglio la mattina e di come si presenta il mio viso. Quando mi sembra di essere troppo pallida aggiungo quelli un po' più scuri, quando invece mi sembra di essere abbastanza a posto uso quelli meno coprenti, quando sono piena di imperfezioni quelli più coprenti. Comunque, se devo dirvi i 3 preferiti del momento, Matte Velvet Plus della Make Up For Ever, che è uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto. Mi sta piacendo molto quello della Hourglass, di cui ho completamente dimenticato il nome, ma era tra i miei preferiti credo di dicembre, non ne sono sicurissima, se no era gennaio. E poi spesso per mischiare aggiungo, per scurire, aggiungo Hello Flawless della Benefit, che è leggermente più scuro e molto leggero e quindi è perfetto da mischiare con altri fondotinta. Che correttore utilizzi? Anche qui difficile, non ho ancora trovato il correttore perfetto, improvvisamente ero cinese. Il collettore! In questo momento sto usando Born This Way della Too Faced, mi pare, che però è un pochino troppo coprente e un pochino troppo poco illuminante. Che mascara usi? Ecco, allora, come avrete capito, per me è molto difficile dire un nome solo, perché essendo una squilibrata e un'ossessionata dal trucco, ho almeno 3 o 4 prodotti diversi per ogni categoria. Il mio preferito del momento è il il Lash Sensational della Maybelline, che mi piace tantissimo, e anche il Roller Lash della Benefit, insieme ai quali ne sto utilizzando almeno altri 2, che alterno a seconda di come mi sveglio la mattina. Usi primer per il viso? A volte. Di norma, non so perché stavo per parlare in inglese, forse perché la domanda era in inglese. Quotidianamente no, quindi non tutti i giorni, anche perché qualsiasi primer, per buono che sia, tende ad otturare, si dice otturare i pori? Boh. Comunque secondo me non va utilizzato troppo. Se però ho una serata lunga oppure una giornata particolarmente importante, o se filmo un video sotto le luci che voi non vedete ma che fanno colare qualsiasi cosa, sì, lo uso. Uno dei miei preferiti è quello di Laura Mercier Oil Free Primer, Face Primer mi sembra si chiami. Dunque, qual è il tuo ombretto preferito? Il mio ombretto preferito, beh, in generale adoro gli ombretti nelle tonalità del bronzo, dell'oro, del marrone. I miei preferiti sono quelli della linea Colorful di Sephora, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, oppure mi piacciono tantissimo quelli della Lorac, che però in Italia sono introvabili. Mi piacciono perché sono pigmentatissimi. Qual è il tuo rossetto preferito? Non lo so, in generale direi o i rossetti rosso fuoco, tipo quello che ho oggi, oppure mi sta piacendo molto un rossetto della Sephora, del quale non ricordo né il nome del colore né il nome del rossetto, ma che è una tonalità più naturale, più neutra, che utilizzo un po' tutti i giorni. Qual è il tuo blush preferito da utilizzare?
quello della Lancôme in questo momento, il Cushion Blush Subtil mi sembra si chiami. Mi piace molto anche quello della Sephora, della linea classica Sephora, perché ha dei colori vivaci. A me piacciono i blush belli evidenti. Hai mai pensato di fare lezione di trucco? Sì, l'ho pensato, ma non l'ho mai fatto perché chi ce l'ha il tempo? La prossima domanda è: se dovessi uscire di casa e portare con te un solo articolo di make up, quale sceglieresti? Dunque, se la domanda significa che sono già truccata e posso portare con me una cosa sola per i ritocchi, direi rossetto o cipria. Difficile da decidere. Se invece la domanda significa che posso usare solo un prodotto e sono struccata, a quel punto lì non porto niente, esco struccata, che facciamo prima, perché che senso ha? Cioè, non ha proprio senso. Penultima domanda: usciresti mai di casa senza trucco? Dipende. Se devo andare tipo a fare una commissione veloce e poi rientrare a casa e non uscire più, sì, chi se ne frega. Se invece devo andare da qualche parte, fare qualcosa di un po' più mondano, no, non gliela fo, no. Pensi di essere bella anche senza trucco? Partendo dal presupposto che io non penso di essere bella manco con il trucco, diciamo che penso di essere passabile anche senza trucco. Dipende dai giorni, certi giorni anche no. E questa era l'ultima domanda del beauty tag. Spero che le mie risposte vi siano piaciute, vi abbiano dato magari degli spunti. Vi ricordo che sul blog metterò la lista di tutti i prodottini che ho citato in questo video con link diretti per acquistarli, di modo che se vi interessa qualcosa in 2 clic avrete più informazioni ed eventualmente potrete anche procedere con l'acquisto. Che altro? Se questo video vi è piaciuto, ovviamente come ogni volta non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!